Ciao ragazzi, oggi parliamo di Greg Kovacs, il colosso canadese esploso negli anni 90 come una rivelazione sensazionale. Un atleta emergente che si distingueva sul palco e nella vita per l'enorme struttura fisica. Un attributo che lo portò in breve all'attenzione del grande pubblico. Promosso sulle riviste del settore come il bodybuilder più grosso e forte di sempre, Kovacs era ritenuto da molti un potenziale aspirante al trono del Mister Olympia, a quei tempi dominato da Dorian Yates. E in effetti, con un peso in gara sui 150 kg, massicciamente distribuiti su 1,88 m di statura, Greg era davvero titanico, un gigante per gli standard del bodybuilding, tanto da poterlo ritenere il più enorme bodybuilder professionista di tutti i tempi. Purtroppo però, a dispetto delle attese, i risultati di gara ottenuti da Greg sul circuito professionale IFBB non sono stati all'altezza delle aspettative. Il suo perseguire l'immagine del mass monster a tutti i costi, a scapito della simmetria e della condizione di gara, gli sono costate diverse penalità sul palco, relegandolo sempre nelle ultime posizioni di classifica. Ciononostante, Greg era uno dei beniamini del pubblico, sempre molto interessato a vederlo dal vivo, in esibizione alle fiere e ai seminari, per apprezzare le sue dimensioni fisiche davvero fuori del comune, un'immagine che sembrava presa in prestito da qualche fumetto di supereroi. Poi negli anni la sua condizione fisica è andata deteriorandosi progressivamente, obbligandolo ad uscire di scena, rimanendo una meteora, una promessa non mantenuta. Ritiratosi dalla scena agonistica, Greg è rimasto vicino al mondo dello sport con le sue attività imprenditoriali, in veste di coach e personal trainer. Mettendo a frutto la sua esperienza e gli errori commessi in carriera, aiutava altri atleti ad esprimere il loro massimo potenziale. Disgraziatamente, nel tempo, il simpatico Kovacs è caduto vittima del suo stesso personaggio, della sua immagine costruita sulle iperboli, grossissimo, fortissimo, che racconta ingurgitasse oltre 10.000 calorie al giorno. Un approccio insostenibile alla lunga e ad un certo punto il suo stile di vita gli ha presentato un conto salatissimo da pagare, tanto che nel 2013, a soli 44 anni di età, è venuto a mancare stroncato da problemi cardiaci. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Gregory Mark Kovacs, detto Greg, nasce il 16 dicembre 1968 a Niagara Falls, in Ontario, Canada. Sportivo sin da giovanissimo, da ragazzo Greg si dedica all'hockey, fino a quando a 17 anni scopre l'allenamento con i pesi, un'attività nella quale trova la sua identità. In breve lascerà l'hockey per dedicarsi anima e cuore alla ghisa e al bodybuilding. Il fisico di questo enorme ragazzone risponde bene allo stimolo dell'allenamento con i pesi. Racconta che prima di cominciare ad allenarsi in palestra, a 17 anni, pesava già 109 kg e la sua possente struttura fisica cresce rapidamente. Dopo un solo anno di allenamento arriverà a pesare 135 kg di solido muscolo. I suoi risultati non passano inosservati e lo motivano a cominciare a gareggiare. All'inizio è molto acerbo e manca delle conoscenze necessarie in fatto di dieta e allenamento per rifinire il suo fisico e raggiungere una condizione di gara competitiva. Comunque ogni nuova gara è per lui un'occasione per mettersi alla prova, facendo esperienza e attraverso una serie di tentativi ed errori imparare l'arte del peaking. Debutta sul palco a 21 anni in una gara minore a Timmins in Ontario, ma sentiamo dalle sue stesse parole come andarono le cose all'inizio della carriera agonistica. Ho cominciato a gareggiare quando avevo 21 anni. Ho esordito in una competizione minore a Timmins, in Ontario. Sono arrivato secondo dietro a un ragazzo che pesava 77 kg, mentre io ne pesavo 122. Quella è stata la prima gara. Non sapevo nulla di dieta o che si dovesse fare definizione o cose del genere. Con quell'esperienza ho capito come bisogna presentarsi in una gara. Sono tornato sul palco un paio di anni dopo ai campionati dell'Ontario e sono arrivato secondo anche lì. E poi l'anno dopo ho partecipato ai campionati canadesi e ai campionati nordamericani. Ai nordamericani non sono nemmeno arrivato tra i primi 10. Credo di essere arrivato 11° e ai campionati canadesi non sono arrivato tra i primi 5. Mi sono piazzato sesto, quindi è stato un altro anno negativo. Ancora una volta ho fatto molti errori nella dieta. L'anno dopo sono tornato ai campionati canadesi e ho vinto il titolo assoluto, guadagnando la mia pro card. Ho debuttato fra i professionisti alla notte dei campioni. Pesavo circa 150 kg. Ero in gran forma qualche giorno prima della gara, ma poi ho fatto qualche errore e ho avuto problemi di ritenzione idrica.
Un'altra esperienza negativa che mi ha insegnato molto. L'anno prossimo farò l'Arnold Classic e l'Ironman. Punto a pesare più o meno lo stesso, circa 150 kg, ma sarò sicuramente molto più definito, spellato. Nonostante un debutto nelle file del bodybuilding professionistico non esaltante, ai tempi Greg era uno degli atleti sensazione del momento per le sue spropositate proporzioni. Si racconta di oltre 60 cm di braccio, oltre 175 cm di petto e quasi 90 cm di coscia, misure da prendere con un po' di beneficio di inventario, ma che sottolineavano la sua colossale struttura fisica. Un biglietto da visita che lo rendeva un beniamino dei fans, che si accalcavano per vederlo durante le esibizioni e i seminari, ma lo aiutava poco in termini agonistici nel competitivo mondo delle gare di fine anni 90, primi anni 2000, quando proporzioni, simmetria e condizione rimanevano metriche di giudizio importanti ai fini dei piazzamenti di gara. Nonostante le sue potenzialità, la mole impressionante e la maggiore esperienza nella preparazione pre-gara, sul circuito professionale Greg non riuscirà mai ad emergere. Dopo la già citata deludente esperienza alla Notte dei Campioni del 1997, tra il 1998 e il 2005 prenderà parte a sole 4 competizioni, senza peraltro ottenere piazzamenti di rilievo. Fra le migliori performance agonistiche della sua carriera ricordiamo il 16° posto ottenuto all'Ironman Pro Invitational del 1998 e la 13ª posizione conquistata all'Arnold Classic del 2004. Del resto negli anni il suo fisico comincia a mostrare segni evidenti di decadimento, con tutti i sintomi del palumboismo, cioè l'addome rigonfio, la cosiddetta bubble gut e la progressiva atrofia di gambe e braccia. Evidentemente Greg ha preteso troppo dal suo corpo e il costante abuso di farmaci, unito all'enorme quantitativo di calorie ingerite quotidianamente nel tentativo di diventare sempre più massiccio e impressionante, nel tempo hanno giocato a suo sfavore, minandone progressivamente la simmetria e la salute. I suoi 150 kg di peso in gara, che diventavano oltre 180 lontano dalle competizioni, anche se distribuiti su 1,88 m di statura, si sono rivelati troppi per Kovacs. Sarebbe stato più saggio da parte sua, considerata l'imponenza senza uguali ormai raggiunta, concentrarsi sulla rifinitura della forma, lavorando di cesello sui punti carenti in modo da perfezionare la simmetria della linea e la condizione di gara, senza cercare di crescere a dismisura. Purtroppo Greg ha fatto altre scelte e nel 2005, dopo una presenza al Toronto Pro IFBB che lo vede ancora una volta relegato a fondo classifica, capisce che, a 37 anni, è arrivato per lui il momento di lasciare la carriera agonistica e dedicarsi ad altro. È dello stesso periodo anche la sua separazione dalla moglie Kim, ai tempi sua manager, cuoca e factotum, e Greg deve reinventarsi una vita. Appeso il costume al chiodo, Kovacs è comunque rimasto vicino al mondo dello sport come imprenditore, con le sue attività di coaching e personal training. Tragicamente gli anni di esagerazioni ed abusi hanno lasciato un pegno pesante da pagare per il povero Greg, che il 22 novembre 2013 è deceduto prematuramente a causa di un attacco di cuore. Aveva solo 44 anni. All'apice della sua carriera, in palestra Greg si allenava utilizzando un approccio a volume e frequenza moderate, sollecitando ogni gruppo muscolare una volta a settimana, con 6-8 serie da 6-8 ripetizioni suddivise in 2-3 esercizi. A volte alternava un giorno di allenamento pesante con uno nel quale utilizzava carichi più moderati e ripetizioni più elevate, sulle 12-15. I pesi che impiegava negli esercizi erano leggendari, magari non esagerati quanto dichiarato sulla rivista Flex, che gli attribuiva prestazioni tali da far impallidire Ronnie Coleman, con 6 ripetizioni con 306 kg nella distensione su panca inclinata, 15 ripetizioni con 340 kg nello squat e 7 ripetizioni con 265 kg nel rematore con bilanciere. Numeri chiaramente esagerati per fare marketing. Comunque Greg era davvero molto forte e maneggiava cariche enormi eseguendo gli esercizi in forma corretta, dalla piena estensione alla piena contrazione, facendo attenzione a controllare la fase negativa dei movimenti. Per quanto riguarda frequenza e intensità dell'allenamento, sosteneva che è importante sviluppare un'adeguata propriocezione e lasciarsi guidare dall'istinto per capire quando un dato gruppo muscolare ha completamente recuperato dall'allenamento precedente ed è il momento di allenarlo di nuovo. In generale, una sua tipica split routine era organizzata come segue: giorno 1 petto, giorno 2 braccia, giorno 3 gambe, giorno 4 spalle, giorno 5 schiena. Una tipica bro split o monofrequenza, con la quale ogni distretto muscolare veniva sollecitato una volta a settimana.
Sul piano alimentare, per sostenere la sua enorme massa muscolare, Greg seguiva una dieta nella quale arrivava a consumare 10.000 calorie al giorno, suddivise in 7-8 pasti quotidiani. Ma sentiamo dalle parole della moglie Kim, che fungeva anche da cuoca di Greg, come erano organizzati i suoi pasti. Di solito Greg inizia la colazione con un'abbondante porzione di carne di manzo e 3 uova intere. Questo per le proteine. Come carboidrati mangia dei fiocchi d'avena, un paio di fette di pane, delle banane, dell'uvetta, magari dei pancake, cose del genere. Di solito a colazione assume almeno 200 grammi di carboidrati e 100 grammi di proteine. Il pasto seguente sarà uno snack a base di proteine in polvere, con qualche carboidrato extra a parte, di solito delle patate. Questo terzo pasto sarà carne di selvaggina con un po' di riso. Di solito circa 100 grammi di proteine e 100 grammi di carboidrati a pasto. Dopo l'allenamento ancora un frullato di proteine in polvere e patate o patate dolci come carboidrati. Nel pasto post-workout assume circa 200-300 grammi di carboidrati. Questo è lo schema di base della sua alimentazione. Fa 7-8 pasti al giorno variando la fonte di proteine, alternando pollo, manzo, proteine in polvere e, lontano dalle gare, a colazione mangia uova intere. Per quanto riguarda i carboidrati, le fonti principali sono patate, riso e patate dolci. Riassumendo, Greg Kovacs è stato uno dei più impressionanti mass monster della storia del bodybuilding, un colosso la cui immagine si è ritagliato uno spazio nella memoria storica del settore, ma al tempo stesso una grande promessa non mantenuta. Un atleta dal grandissimo potenziale che non è riuscito a concretizzare i risultati di gara che sembravano alla sua portata. Imponenza fisica e risultati di gara a parte, comunque quello che impressiona della storia di Kovacs è stato il rapido decadimento della sua forma fisica, che lo ha portato al decesso a soli 44 anni di età. Una parabola triste dall'epilogo fin troppo scontato, che ci ricorda una volta ancora i rischi insiti nelle preparazioni del bodybuilding estremo. Noi ricordiamo il simpatico Greg per il colosso che è stato, auspicando che la sua vicenda serva come monito per le nuove generazioni, ricordando che anche nel bodybuilding non sempre più grosso è meglio, e che in ogni caso il prezzo da pagare per pochi anni di gloria può essere altissimo. Credo ci sia poco da aggiungere, del resto certe vicende si commentano da sole. Senza voler fare moralismi, chiudiamo questo video con un semplice augurio. Riposa in pace, campione. Ciao, alla prossima!